Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli tra calciomercato e non. Tratteremo la situazione Musso-Savic, scambio o meno, il Napoli comunque il portiere in entrata e l'eventuale cessione di Savic la vuole fare, quindi non è detto che uno si accoda all'Atletico Madrid per far entrare poi il portiere che è già lì, ma facciamo il punto della situazione con le ultime da Fabrizio Romano, passando dall'effetto domino Rowe, Lang, l'Atalanta, il Napoli e ovviamente il Bologna. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e l'attaccante. En passant leggiamo la situazione di Ceballos col procuratore che è stato a Castelvolturno e potrebbe anche affacciarsi qualche altra società di Serie A, ma l'attaccante, il piano A è Gabriel Jesus, il piano B è Gui ovviamente, l'attaccante che non occuperebbe posti in lista, magari il Napoli se si tentenna o non si trova l'accordo dal punto di vista economico, ingaggio e quant'altro per Gabriel Jesus, vorrebbe affondare sul profilo ovviamente under e metti l'attaccante in rosa senza problemi in lista. La notizia di non mercato è la trasferta vietata per i residenti in Campania per quanto riguarda la partita Inter-Napoli. Non è una novità, era telefonata, era nell'aria, ma c'è qualcosa in più. Per la prima volta è stato fatto qualcosa di diverso, allargando il divieto. Ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e poi se vi iscrivete attivando la campanellina con il like e le solite operazioni che costano pochissimo ma mi danno una grossa mano, diciamo, a far crescere il canale stesso, costano pochissimo a livello di tempo perché a livello, per fortuna, a livello monetario non costano ancora niente, poi vedremo negli anni a venire. Detto ciò, la situazione Savic-Musso, ore caldissime per la trattativa Savic-Musso, si lavora per la chiusura, riferisce Radio Kiskis Napoli, resta però a distanza da colmare sulla valutazione dei due portieri, il Napoli chiede un conguaglio economico a proprio favore ovviamente, mentre l'Atletico Madrid vorrebbe impostare l'operazione attraverso uno scambio alla pari e questo è il nodo sulla quale stanno lavorando. Per quanto riguarda i due portieri, le ultime di Fabrizio Romano ci dicono che addirittura Musso ha dato il sì per venire a Napoli e il Napoli addirittura potrebbe anche piazzare Savic altrove senza fare uno scambio e quindi esce Savic, va da qualche altra parte, entra Musso, hai risolto la situazione portiere, hai risolto per quello che vuole fare il Napoli, perché dal punto di vista diciamo del capire qualcosina in questa situazione c'è poco, almeno per quanto mi riguarda. Musso diciamo è più anziano tra virgolette di Savic, ti toglie un portiere che per quanto mi riguarda è, non vogliamo dire tanta roba, ma è un portiere di tutto rispetto, Milinkovic-Savic, e averne due, diciamo uno forte e l'altro comunque forte, per giocare tutte le competizioni sarebbe il giusto, ma il Napoli comunque vuole far uscire Savic o Savic avrà chiesto magari l'eventuale cessione vista la titolarità che Allegri ha dato a Meret e vuole giocare giustamente quante più partite possibili e vuole essere il primo portiere da qualche altra parte, lecita come richiesta nel caso sia solo questo il motivo, ma vedremo poi nei prossimi giorni di mercato. La situazione e l'effetto domino Rowe, Noah Lang, l'Atalanta e il Bologna è ancora tutto in ballo. Rowe potrebbe finire all'Atalanta e il Bologna addirittura potrebbe affacciarsi per Noah Lang. Viceversa, non si chiude Rowe all'Atalanta, l'Atalanta almeno a quanto ho letto ha un'offerta pronta per Noah Lang, un prestito con diritto di riscatto, però il diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Punto primo, il Napoli credo che non chiuda un prestito con diritto di riscatto per Noah Lang perché vuole una cessione definitiva. Punto secondo, si potrebbe raggiungere un obbligo di riscatto con la cifra fissata a 27 milioni e magari il Napoli accetta pure. Punto terzo, il calciatore non credo che vada altrove con un diritto di riscatto non sapendo a giugno che fine deve fare, è stato molto chiaro. E poi c'è anche la situazione in casa Napoli dopo le amichevoli e dopo la prima di campionato che dal punto di vista tecnico-tattico mi auguro che siano più quelli che se lo vogliono tenere a Noah Lang in casa Napoli che quelli che lo vogliono far uscire, me compreso, ma io conto il meno. Speriamo che ovviamente
tra lo staff, Allegri compreso, leggano la situazione come si deve per poi fare entrare l'attaccante cedendo Novalang. Vedremo, perché anche la situazione Zeballos è stato il procuratore a Castelvolturno, ieri si è parlato di Zeballos, sono in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Il Napoli comunque ha congelato, almeno stando alle ultime, l'operazione richiamandola poi a gennaio per fare entrare l'argentino, però visto che il procuratore era in Italia, il Parma si è affacciato con una qualche telefonata, sondando il territorio, si può fare, non si può fare, magari sia a casa da qualche altra parte, magari no, vedremo come andrà a finire. Detto questo, la situazione, ovviamente, trasferte vietate, perché abbiamo trattato il mercato. Gabriel Jesus, che stavo dimenticando, il piano A resta Gabriel Jesus, perdonatemi perché poi gli ultimi giorni di mercato va tutto insieme e si va un attimo in sbattimento. Gabriel Jesus è il piano A del Napoli, il nodo è l'ingaggio, ma anche un solo anno di contratto che gli resta, quindi la situazione in prestito non sarebbe fattibile per quanto riguarda Gabriel Jesus. Si potrebbe affondare sul piano B, che è Guio, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo analizzato le caratteristiche, però il Chelsea chiede 25 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Il Napoli, almeno a quanto leggiamo, sta aspettando che passano i giorni per magari scendere di prezzo l'operazione e quant'altro per poi azzannare. Io credo che per quanto riguarda questa di operazione, visto il profilo e vista anche la concorrenza, il tentennamento farà solo sì che ovviamente ti sfilano l'attaccante da sotto al naso nel caso veramente volevi affondare. Quindi decidiamo quanto prima la situazione attaccante per magari fare entrare l'under senza smuovere le liste, poi ti esce Novalang e magari chiama Zeballos, pronto Zeballos, l'attaccante l'ho fatto, Novalang è uscito all'ultimo, puoi venire. Cioè questo sta succedendo e questo potrebbe succedere in casa Napoli, ma poi seguiremo i risvolti. Per quanto riguarda la trasferta vietata, vado a riprendere la notizia perché ci sono delle novità. Trasferta vietata, chiamiamola allargata, ecco, allargata anche a qualcun altro. Inter Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania. La notizia era già nell'aria, ma adesso è diventato ufficiale. Il CASMS ha vietato la trasferta ai tifosi napoletani residenti in Campania per la partita Inter Napoli, la terza giornata, il 5 settembre alle ore 18. Non solo, è stato esteso il divieto di trasferta anche ai residenti nella provincia di Genova, per la possibilità che gli ultra del Genoa si unissero ai tifosi del Napoli alla luce del gemellaggio che unisce le due tifoserie. È la prima volta che il divieto ai residenti in Campania viene esteso anche ad altre regioni d'Italia. Che primati! Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla prefettura in occasione dell'incontro di FC Internazionale SSC Napoli in programma il 5 settembre, eccetera, eccetera. Sarà vietata la trasferta. Divieto di taglianti ai residenti nella regione Campania e ai residenti nella provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione dell'SSC Napoli, con l'esclusione dei residenti in Campania titolari della Fidelity Card dell'AFC Internazionale. Che sciccheria proprio leggere queste notizie. Leggere questa notizia è addirittura, diciamo, che fa clamore l'allargamento del divieto di trasferta. A me potrebbe far solamente piangere, anche perché sono uno, chi mi conosce da un bel po' sul canale, che è iscritto da un bel po', sa benissimo che abito in Olanda da 20 anni e più e non ho mai vissuto situazioni, situazioni sfavorevoli per quanto riguarda l'ordine pubblico, concerti, partite, Champions League, campionati che siano, e non parliamo di una nazione, l'Olanda, con i tifosi più tranquilli della terra. Cioè, non stiamo parlando che è una nazione dove il calcio non viene seguito, allora pochi seguaci, poca gente che si muove tra i confini. Non è che fai fatica a gestirla, è una situazione gestibile, ma parliamo comunque di una nazione molto piccola ma affollatissima. In primis non succede niente per il semplice fatto che chi vorrebbe mettersi di traverso e far casino
sa benissimo che con un idrante mirato può tranquillamente arrivare a 200 metri da dove era in pochissimi istanti, poi le ossa rotte le vanno a contare in ospedale. Non è che questa sia la soluzione per quanto riguarda, diciamo, l'arrivare ad una soluzione per le trasferte vietate, però non possiamo nemmeno, diciamo, tenere per buona questa, vietare le trasferte vietate ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Non è una soluzione, non lo sarà mai, e ogni anno noi siamo qui. Io non ricordo quando ho aperto il canale, 4-5 anni fa, 4 anni fa mi sembra. Siamo tutti gli anni a leggere trasferta vietata, trasferta vietata, trasferta vietata. Non c'è quell'anno dove quest'anno la situazione delle trasferte vietate, l'ordine pubblico si gestisce diversamente, abbiamo trovato la quadra. No, non si trova mai una soluzione. Possibile che nel 2026 non trovate ancora una soluzione a voi e l'ordine pubblico? Mi scendono le braccia a terra, per non dire altro, perché poi ci sarebbero modi più coloriti in napoletano per dire la stessa cosa dal punto di vista del significato, ma non ce ne facciamo assolutamente una ragione, ma dobbiamo comunque stare alla gestione di un paese che è totalmente sotto sopra. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!